tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, ovvero la borsa argenta. Nome particolare, come particolare anche è la borsa, seppur comunque il modello di per sé più che altro la click clack è stata già vista. La fettuccia utilizzata è veramente molto particolare, infatti si tratta di una fettuccia a strisce nere argentate che lavorandola danno questo effetto bicolore veramente particolare. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo che trovate sul sito di Tutti a Mano Luisa, trovate il link nel box informazioni qui in basso dove troverete anche altri colori e chiusure click clack. Progetto comunque molto semplice, anche alla portata delle principianti. Potrebbe essere difficoltoso vedere i punti con la tipologia di fettuccia che ho utilizzato, ma ho cercato di spiegarvi tutto passo passo nel modo più dettagliato possibile. La borsa è veramente molto grande e capiente, guardate che fondo grande che abbiamo. Resta molto morbida perché la fettuccia utilizzata è molto leggera, infatti la borsa non pesa assolutamente, quindi se preferite una borsa più rigida potete realizzare una scocca in feltro oppure in rete. Stessa cosa vale per il fondo che resta molto morbido, potete irrigidirlo con la rete da 1 centimetro in questo caso perché stiamo utilizzando una fettuccia, oppure utilizzare un fondo già pronto. Va benissimo anche un 30x10 che sia rettangolare o ovale. Ho arricchito il tutto con queste frange qui utilizzando la stessa fettuccia ed è venuto veramente un bel progettino. Ho applicato anche questa tracollina con salvaspalla. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete mi raccomando taggatemi nei vostri progetti così potrò condividerle nelle mie storie. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Ora non ci perdiamo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi possiamo iniziare subito con il progetto di oggi. Per questo progetto utilizzeremo questa fettuccia a strisce nero e argento lurex, una chiusura click clack da 27 cm, una tracolla con moschettoni e salvaspalla, ago e filo di nylon per cucire la click clack, uncinetto numero 8, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base. Di solito per quanto riguarda le chiusure click clack vi consiglio sempre di realizzare un fondo che abbia le stesse dimensioni della chiusura aperta. Siccome stiamo utilizzando la fettuccia vi consiglio di non seguire proprio le stesse misure, in quanto poi la borsa crescendo va ad aumentare di volume, quindi diventa un pochino più grande rispetto a quello che andiamo a costruire inizialmente, quindi avvieremo delle catenelle con una misura inferiore rispetto alla profondità della nostra chiusura click clack, quindi diciamo che al momento la click clack ci occorre solo per stabilire la larghezza e non la profondità. In questo caso quindi farò un cappio iniziale come al solito per avviare il lavoro e andrò ad avviare 9 catenelle. Queste 9 catenelle corrisponderanno esattamente a 9 cm. A questo punto parto dalla seconda catenella dall'uncinetto e vado a realizzare una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Ovviamente se volete realizzare questa borsa con il cordino sappiate che dovrete fare delle variazioni nello schema, in quanto io sto adattando lo schema proprio al filato che sto utilizzando. Terminata la riga faccio una catenella per girare il lavoro, giro il lavoro e procederò lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa per il totale di righe che trovate indicato qui in alto, insieme alla misura in centimetri. In ogni caso comunque sappiate che dobbiamo andare a coprire la larghezza della chiusura.
Quindi come potete vedere la profondità del mio fondo al momento è molto piccola, ma sappiate che poi crescendo il lavoro va ad allargarsi, quindi non preoccupatevi. Se però preferite una borsa particolarmente ampia potete anche seguire le misure della Click Clack. Quindi noi adesso dovremo andare a lavorare tante righe fino a ricoprire la larghezza completa della chiusura che abbiamo davanti. Ovviamente posso darvi qualche indicazione per quanto riguarda la lavorazione di questo progetto con il cordino. Se realizzate la borsa con il cordino potete anche tranquillamente andare a seguire le stesse misure della chiusura aperta, perché comunque il cordino è più rigido rispetto alla fettuccia, quindi in quel caso potete seguire tranquillamente le misure, quindi lavorare delle catenelle che vadano a ricoprire la profondità e poi per quanto riguarda le righe lavorare tante righe fino a ricoprire la larghezza. Quindi noi a questo punto procederemo lavorando righe di andata e ritorno. Le misure le trovate indicate qui in alto, quindi ci rivediamo al termine. Bene, ho lavorato in totale 18 righe che corrispondono a 25 cm. A questo punto possiamo mettere da parte la chiusura click clack e procedere con la lavorazione della borsa. Quindi a questo punto procediamo facendo una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto e dovremo andare a rifinire tutto il bordo del nostro fondo, quindi procederemo lavorando una maglia bassa per ogni riga che abbiamo sottostante. Quindi qui abbiamo tutti i punti, ogni punto corrisponderà ad una riga. Procediamo quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare nel punto d'angolo. Nella catenella che si trova qui nell'angolo, oltre a lavorare la maglia bassa che va lavorata, facciamo una catenella e lavoriamo un'altra maglia bassa nello stesso punto, e lo stesso procedimento ovviamente lo ripeteremo anche sull'altro lato, quindi sull'altro angolo. Procediamo poi lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Anche in questo angolo facciamo l'aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto e procediamo ultimando il giro. Bene, qui ho l'ultimo punto, lavoro una maglia bassa, una catenella e vado a chiudere con una maglia bassissima in costa retro nel primo punto, quindi inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa e continuo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Quando arrivo nell'angolo dove ho la catenella, quindi esattamente qui, questa è la catenella che abbiamo fatto nell'angolo, inseriamo l'uncinetto e al suo interno lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, e questo procedimento lo ripetiamo in ogni catenella che abbiamo negli angoli, quindi andremo a lavorare un aumento in ogni angolo. Poi si continua semplicemente lavorando una maglia bassa per ogni punto. Ok, arrivati in questo punto qui c'è la catenella iniziale che funge da prima maglia bassa. Nello stesso punto andiamo a lavorare anche un'altra maglia bassa, così avremo fatto l'aumento in questo modo. Ora dobbiamo andare a chiudere il giro con chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno
prendiamo l'asola, la portiamo all'interno, ci inseriamo alla base di questa asolina, entriamo all'interno dell'asola, tiriamo il filo e facciamo una catenella per bloccare il tutto e sostituire la prima maglia bassa. A questo punto inizieremo con la lavorazione del corpo borsa. Potete scegliere il punto di lavorazione che più vi piace. Io, utilizzando questa fettuccia particolare, continuerò a lavorare a maglia bassa perché tanto in ogni caso il punto di lavorazione non si vedrà, quindi continuo tranquillamente con una lavorazione semplice perché fa tutto il filato. Ma se voi utilizzate un filato diverso potete scegliere anche un punto di lavorazione un po' più particolare. Quindi procedo semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, non farò altri aumenti, quindi lavorerò i punti così come si presentano e ad ogni fine giro chiuderò nello stesso modo. In questo caso, utilizzando questa fettuccia, potrei anche chiudere con maglia bassissima perché è tutto camuffato, non si vede assolutamente nulla, quindi se utilizzate lo stesso filato potete anche scegliere di chiudere i giri con maglia bassissima. Qui in alto troverete indicato il numero totale di giri che lavoreremo insieme alla misura in centimetri che corrisponde esattamente all'altezza. Quindi raggiungiamo queste misure oppure le misure desiderate, perché potete personalizzare tranquillamente le misure, e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Una volta che avremo lavorato tutti i giri, come potete vedere, la borsa è diventata un po' più grande rispetto a come siamo partite. Comunque abbiamo lavorato 14 giri in totale ed abbiamo raggiunto circa 20 cm di altezza. A questo punto vado a chiudere questo giro con maglia bassissima. Quindi inserisco l'uncinetto proprio al centro della prima catenella, della prima maglia, e lavoro una maglia bassissima. Continuerò lavorando una maglia bassissima in ogni punto sottostante, ma in costa retro, quindi andrò a prendere solo la metà catenella retro. Procedo ovviamente in questo modo per tutto il giro. Ho terminato il mio giro, lavoro l'ultimo punto, ma non terminerò qui, continuerò a lavorare a spirale un ulteriore giro. Quindi procedo semplicemente lavorando una maglia bassissima in ogni maglia bassissima sottostante, ovviamente sempre in costa retro. Una volta che avremo terminato il giro possiamo tagliare il filo, in questo caso la fettuccia, e andare a chiudere con asola di chiusura. A questo punto, se volete foderare il vostro progetto, potete farlo in questo momento. Come sempre vi lascio nella descrizione in basso al video il mio tutorial per una fodera a prova di principiante. Lo trovate cliccando sul titolo e scorrendo la descrizione. A questo punto non ci resta che applicare la chiusura click clack, quindi la prendiamo e la posizioniamo proprio sul bordo, mandando poi il bordo della borsa all'interno della click clack. In questo modo poi andremo a dare pian piano forma al bordo. Una volta posizionata la chiusura e centrata per bene, mi raccomando, queste due parti qui devono combaciare esattamente con la parte centrale del laterale. In questo modo avrete centrato perfettamente la click clack. A questo punto si passa alla cucitura. Lo possiamo fare sia con il filo di nylon che con il filo da uncinetto, ad esempio il numero 8, oppure con un filo da cucito, quello un po' più spesso, ad esempio quello per la pelle. Quindi prendiamo ago e filo e passiamo alla cucitura. Quindi ci andiamo a fissare il filo sul corpo della borsa, ovviamente all'interno.
e poi andiamo a cucire entrando ed uscendo sia dal bordo della borsa che dai forellini che abbiamo qui sulla chiusura. E andrò a cucire tutta la mia chiusura in questo modo. Una volta cucita tutta la chiusura, a me si è spezzato il filo proprio alla fine fortunatamente, quindi farò semplicemente un nodino e poi con l'aiuto dell'ago lo faccio passare attraverso la lavorazione. Con l'ago comunque avrei fatto lo stesso, avrei fatto un nodino sulla lavorazione e poi avrei nascosto il filo attraverso i punti. Questo sarà il risultato finale, come potete vedere si chiude perfettamente. Io vorrei arricchire un po' la parte frontale con la stessa fettuccia, creando delle frange proprio qui sulla parte frontale. Volendo, se preferite, potete farla anche su tutto il bordo, sia avanti che dietro e sui laterali. Quindi mi ritaglio dei pezzi di fettuccia da circa 50 cm e li vado a fissare proprio lungo le maglie che ho qui. Mi vado ad agganciare qui vicino al bordo, qui dove ho le metà catenelle libere, prendo la fettuccia, mi aiuto con un uncinetto e vado semplicemente ad annodarle. In questo modo resteranno tutte frange, poi ovviamente le possiamo regolare in base alla lunghezza che vogliamo e andrò ad arricchire tutta questa parte frontale. Questo sarà il risultato. Ho ricoperto solo la parte dove c'è il manico e questo effetto bicolore comunque mi piace molto. A questo punto non ci resta che applicare la catena, quindi in modo molto semplice con i moschettoni la andiamo ad inserire qui negli anelli. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato. E questo sarà il risultato finale. Spero che questo progetto vi piaccia, io sono molto soddisfatta, mi piace questo effetto bicolore. Ovviamente è un progetto completamente personalizzabile sia nelle dimensioni perché si può variare la chiusura, sia nel colore perché si può variare il filato. Il kit materiali completo di questo progetto lo trovate sul sito di Tutti a Mano Luisa, trovate il link nel box informazioni qui in basso e vi invito a darci un'occhiata per vedere tutte le colorazioni e comunque gli altri materiali disponibili per creare le vostre borse. Se preferite una borsa un po' più rigida vi consiglio di andare ad irrigidire o creando una scocca con il feltro, quindi seguendo le dimensioni della borsa, oppure con la rete. Si può tranquillamente foderare come vi ho già detto precedentemente e per quanto riguarda il fondo in questo caso resta molto morbido, quindi volendo potete irrigidire anche questo sia con la rete da 1 centimetro in questo caso perché con la fettuccia si può utilizzare tranquillamente la rete da 1 centimetro oppure utilizzando direttamente un fondo rigido, quindi va benissimo anche un 30x10 sia rettangolare che ovale. Penso di avervi detto tutto, comunque se avete dei dubbi, delle domande lasciatemi un commento qui in basso, fatemi sapere ovviamente anche cosa ne pensate. Mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram dove potrete vedere tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!